Per chi si fosse perso gli episodi precedenti, sono arrivato fino a Bristol, anche se mi sono dovuto accampare un po' fuori Bristol con la tenda. In questo episodio vedrete le rocce di Stone Age e anche qualche cosa di Bristol. La strada, come vedete, è piena di foglie, che non sono ovviamente il massimo per il grip, però la strada dipinta così di arancione è davvero bella. Questo qui sulla sinistra è il ponte più famoso di Bristol, cioè il ponte sospeso di Clifton. Dopo essere andato all'ostello dove non mi avevano fatto entrare la sera prima e aver parcheggiato la moto, sono andato verso il centro per mangiare qualcosa di veloce. Oggi fortunatamente il tempo è migliore e non devo andare neanche troppo lontano. Fortunatamente, prima di arrivare a Stone Age, ho scoperto questo sentiero che mi ha permesso di vedere le pietre quasi alla stessa distanza da dove le avrei viste pagando il biglietto d'ingresso. Sullo stesso sentiero ho trovato altri ragazzi che avevano usato la mia stessa strategia. Ritorniamo a fare un po' di off-road per uscire da qua dentro. Per chi non conoscesse Stone Age è un sito neolitico. Stone Age è visitatissimo ed è patrimonio dell'UNESCO. Anche se sono stati fatti tantissimi studi su Stone Age, non è ben chiara ancora la sua funzione. Le analisi del carbonio l'hanno datato tra il 2500 a.C. e il 1600 a.C. Una delle ipotesi lo attesta come sito per lo studio dell'astronomia, perché ha un posizionamento ben preciso. Torniamo a fare un po' di off con l'Hornet. Ecco qui, mi diverto un po', soprattutto perché in questo davvero forte con lettori e borse laterali e lo posso zaino, farvi sentire quindi è molto l'audio più originale, leggero. altrimenti In questo come viaggio più minimo che mi mi farebbero farebbero mettere chiudere le il ruote canale. fuori dall'asfalto e più mi diverto. Qui ho sbattuto davvero ma davvero forte i collettori e naturalmente non posso farvi sentire l'audio originale perché per chi non lo sapesse io sono toscano, quindi altrimenti se mettessi l'audio originale probabilmente mi farebbero chiudere il canale. Avevo davvero molta voglia di vedere Stone Age, anche se mi è piaciuto, non posso dire che non sia rimasto un po' deluso. Soprattutto non è possibile entrare effettivamente dentro il cerchio di pietre ed è possibile vederlo solo a distanza. Se fosse possibile entrare e vederlo da vicino, probabilmente sarebbe un'altra cosa. Ora devo proprio tornare all'ostello in cui sono stato fino ad ora, cioè dove mi sembra di stare in prigione. Quella sera non sono uscito all'ostello perché era davvero noioso uscire da quell'ostello. Non c'era un codice per entrare e la reception in teoria era aperta 24 ore, ma potevi anche aspettare un po' prima di poter entrare. Inoltre era sporco, ma soprattutto non c'era modo di tenere la propria roba in sicurezza. Mentre per lo sporco e le persone poco raccomandabili per me era comunque accettabile, per le altre cose non era accettabile, quindi il giorno dopo ho deciso di cambiare ostello. Non voglio infierire su questo ostello, ma considerate che in un anno di viaggio andrò via solo da questo ostello. Ho trovato davvero un buon ostello, però ho dovuto aspettare le 3 del pomeriggio per poter entrare. Alla fine quindi sono andato in giro un po' la sera sul tardi, perché nel nuovo ostello c'era anche un pub, quindi sono rimasto un po' lì.
Dopo il pub sono finito in un locale decisamente un po' particolare. Lo stile era un po' quello di 8 Mile. Il giorno ho girato un po' per Bristol, per i negozi e per l'università di Bristol, che devo dire è molto bella. Però sfortunatamente non ho potuto girare nessun video perché, non essendo uno studente, tecnicamente non potevo proprio entrare e vedere anche quel poco che ho potuto vedere. Per finire sono andato a vedere la cattedrale di Bristol. Non era affatto male, però ovviamente dopo quella di Canterbury non mi ha esaltato un granché. Almeno però per entrare in questa cattedrale non ho dovuto pagare niente. Interessante il fatto di poter interagire con l'esposizione. Poi sono andato al supermercato, questo è il prezzo di una corona a Bristol, direi che è abbastanza cara. Poi sono tornato all'ostello dove ho cucinato per mangiare, tra virgolette, un po' meglio. Dei 2 giorni successivi mi è rimasto solo questi video dove sto andando ai consueti mercati di Natale, che ovviamente non possono mancare anche qui a Bristol. Qui praticamente è già Natale, anche se manca un mese per loro è Natale. Incredibile. Fanno festa per un mese qua, prima di Natale. Anche per questo episodio è tutto. Nel prossimo episodio andrò in un posto abbastanza particolare, un'isola che è anche una penisola, in Inghilterra. Se avete già capito dove andrò, scrivetelo nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like e iscriviti se non vuoi perdere i prossimi episodi di questo viaggio. Come al solito, auguro buona strada a tutti e ci vediamo nel prossimo episodio.